Freewell mi ha inviato questo nuovo kit per la DJI Osmo Pocket 3 e oltre ad includere 3 filtri ND ci sono delle lenti che renderanno la Pocket 3 ancora più versatile. Infatti troviamo la lente anamorfica, la lente grandangolare e la lente macro. All'interno della confezione troviamo un panno per pulire le lenti e anche un piccolo manuale che ci spiega come utilizzare appunto queste lenti. Poi in questa custodia troviamo i 3 filtri ND. Partiamo da ND8, poi abbiamo ND32 e poi ND128 e come possiamo vedere questi filtri sono veramente sottilissimi. Infatti proviamo a montarli subito sulla Pocket 3, ovviamente sono magnetici, quindi attendiamo la calibrazione, lo avvicino alla Pocket 3 ed il gioco è fatto. In questo caso ho montato ND32, ma voglio provare con voi una cosa, ovvero spegniamo la Pocket 3 e ok, anche in questo caso, anche se è veramente sottilissimo, comunque la Pocket 3 non riesce a chiudersi, quindi comunque poi dovremo rimuovere sempre il filtro ND, anche se appunto è veramente sottilissimo, ragazzi. Ma adesso passiamo al pezzo forte, ovvero le 3 lenti, ma come potete vedere qui ce ne sono 2. Questo perché abbiamo la lente anamorfica con rapporto di 1.1 e poi abbiamo queste 2 lenti che vanno in combinazione. Infatti troviamo la lente macro con su scritto 40 mm e poi la lente grandangolare. Ora la cosa incredibile è che per far funzionare la lente grandangolare la dovremo unire alla lente macro, infatti proprio in questo modo. E effettivamente se noi accendiamo appunto la Pocket 3 e poi avviciniamo queste lenti qua, effettivamente si agganciano senza problemi e la visuale è più grandangolare. Ora ovviamente faremo tutta una serie di test, però intanto è giusto per farvi capire la differenza. Infatti se io tolgo qui effettivamente la schermata sembra un po' più zoomata, se io invece la riaggancio abbiamo un campo visivo più ampio. Naturalmente in questo caso se io vado a montare solo la lente macro sulla Pocket 3, quindi sempre con i magneti, ovviamente il tutto sarà sfocato perché riuscirà a mettere a fuoco solamente da vicino. Allora in questo momento ho montato la lente macro sulla Pocket 3 e il problema qual è? Più che un problema, più che altro è diciamo una questione fisica, ottica. Nel momento in cui noi dobbiamo avvicinarci di molto per mettere a fuoco qualcosa, ovviamente i movimenti si noteranno di più. Infatti intanto inizio a registrare dalla Pocket 3, così potete vedere che intanto da qui è totalmente sfocato il tronco e appunto se avvicino la mia mano la mette a fuoco veramente a distanza ravvicinata. Ma questo che cosa significa? Che se io a mano libera volessi fare una ripresa molto da vicino, ovviamente il tutto è estremamente mosso. In questo caso quindi ho provato ad utilizzare questo cavalletto che più che altro è un selfie stick che fa anche da mini cavalletto, però sicuramente non è l'ideale per questo tipo di ripresa, perché nonostante bene o male è fermo, dalla più piccola vibrazione si noterà questo movimento. Infatti se io invece cerco di avvicinarlo e magari vediamo, mi sposto così, comunque un minimo di movimento lo riusciamo sempre a percepire. Quindi dobbiamo sicuramente procurarci un cavalletto fermo che si possa effettivamente avvicinare ancora di più al tronco. Quindi ora faccio un cambio e monto la Pocket 3 al posto della Sony. Allora, come sempre la giornata con il meteo variabile non è l'ideale per fare le riprese, perché appunto le condizioni di luce cambiano in continuo. Ma che cosa ho fatto? Ho messo il cavalletto, questo qui, molto più vicino e appunto ho avvicinato ancora di più la Pocket 3, che appunto come potete vedere è veramente quasi appiccicata al tronco. E infatti in questo caso la ripresa macro viene bene. Ovviamente possiamo provare a sfruttare il gimbal, ma come vediamo la più piccola vibrazione comunque si andrà a percepire all'interno del video.
comunque per fare appunto riprese macro sicuramente servono tutta una serie di accorgimenti. Adesso ho montato il cavalletto sottosopra e ho posizionato la Pocket 3 molto vicina a questo piccolo fiore, e così abbiamo una ripresa macro molto particolare. Ovviamente dobbiamo cercare di capire dal display se effettivamente è a fuoco, e magari in questo caso potremmo sfruttare lo smartphone, perché poi potremo appunto avvicinare o allontanare appunto la Pocket 3. Bene o male così sembra a fuoco. Ne abbassiamo un po' il gimbal, l'avviciniamo un altro po' e abbiamo questo tipo di inquadratura. Ora infatti ho attivato l'app e così sto dando un'occhiata un po' meglio all'inquadratura. Ovviamente dobbiamo tener conto proprio della sfocatura incredibile che otterremo proprio anche se ci sposteremo di poco, e poi la messa a fuoco sarà principalmente al centro. Infatti se io in questo caso mi sposto, come possiamo vedere ai bordi inizia a fare questo difetto, quindi comunque il nostro soggetto dovrà essere sempre al centro dell'inquadratura. È arrivato il momento di testare la lente grandangolare, quindi prima di tutto dovrò prendere la lente macro e poi aggancerò la lente ultra wide, appunto la 0,9 x. Ma la cosa più bella è che comunque possiamo agganciare questi filtri ND inclusi nel kit. In questo caso sto montando un filtro ND 32 e adesso abbiamo questo setup qui che diventa effettivamente un po' ingombrante, però comunque lo possiamo agganciare alla Pocket 3. Infatti fate caso adesso al campo visivo. Io monto questa lente grandangolare con il filtro ND, l'otturatore appunto l'avevo lasciato in automatico in modo da poter gestire il tutto da solo, anzi da sola. Allora risgancio la lente, magari fate caso qui a questa porzione più esterna, quindi io sgancio la lente ed effettivamente è come se ci fosse uno zoom, quindi sicuramente ingrandisce l'inquadratura. E quindi girando fra le vie di Bologna vi posso dire che effettivamente questa lente è una grande aggiunta se magari volete fare un vlog, perché infatti ogni tanto mi è capitato di essere effettivamente troppo vicino a me e ogni tanto magari mi tagliavo la testa, anche se di poco. Invece con questa inquadratura un po' più ampia, secondo me abbiamo il giusto compromesso. Adesso se rimuovo tutto questo blocco di lenti avrò anche un'immagine sovraesposta perché avevo messo il filtro ND. Ok, adesso ho rimosso il filtro ND e anche il blocco di tutte le lenti e sono con l'otturatore in automatico, così vi potete rendere conto effettivamente della differenza quando magari facciamo un vlog. Appunto così sto utilizzando la lente grandangolare e così no. La differenza può sembrare lieve, però effettivamente c'è, diciamo che abbiamo un 10% in più dell'inquadratura, quindi effettivamente magari se vogliamo fare un vlog un po' più vicini così mettiamo la lente e saremo inquadrati ancora meglio. Ovviamente nessuno ci vieta di utilizzare questo setup per magari fare qualcosina un po' più in prima persona o comunque per riuscire a inquadrare qualcosa di extra, però c'è da dire che ai bordi ho notato un pochino di distorsione maggiore. Infatti diamo un'occhiata diciamo a questa parte qui proprio dell'edificio che adesso effettivamente è curva e sono con la lente appunto grandangolare. Adesso la smonto e la linea effettivamente è dritta. Un altro esempio pratico di utilizzo è magari adesso io ho questa inquadratura così, notiamo che effettivamente appunto c'è un po' di distorsione ai bordi, ma se rimuovo la lente il tutto sarà più zoomato e quindi non riesco a far entrare sia questo edificio che anche quest'altro edificio. Quindi comunque ritengo che veramente sia un'ottima aggiunta al nostro kit della Pocket 3. Adesso non rimane che montare le lenti anamorfiche, ma che cosa succede non appena le montiamo? Avremo questo effetto qui, quindi il video apparentemente diventa un po' inutilizzabile perché appunto sembra che c'è qualcosa che non va, infatti il rapporto d'aspetto è sbagliato. In questo caso in post produzione dovremo cambiare appunto l'aspetto dell'asse verticale,
In questo modo avremo le bande nere sopra e sotto e l'immagine adesso sarà corretta. Come potete notare comunque il look è lievemente differente, più che altro proprio il campo visivo. Infatti se io rimuovo queste lenti e ritorno diciamo a nessuna modifica in fase di post produzione, potete notare che effettivamente l'inquadratura è differente. Appunto abbiamo questo look in questo modo. Vi devo dire la verità, questa è la prima volta che testo delle lenti anamorfiche, però comunque in genere hanno un valore di 1,33 oppure valori superiori. In quel modo comunque avremo delle bande nere superiori e inferiori ovviamente più visibili, si noteranno di più. Questo perché dovremmo cambiare rapporto d'aspetto ancora di più, ma da quanto ho capito non è stato un problema di Freewell, ma più che altro una limitazione della Pocket 3. Quindi comunque questo è il massimo che possiamo ottenere. Ma per parlarvi di un'altra caratteristica distintiva delle lenti anamorfiche mi sono spostato in studio. Come potete vedere abbiamo un bel riflesso orizzontale bluastro e sicuramente già l'avrete visto altre volte, e appunto questo effetto lo otteniamo con le lenti anamorfiche. Ovviamente può piacere come può non piacere. In media comunque si utilizza magari in certe tipologie di film o comunque per creare un look molto particolare. In ogni caso sono rimasto abbastanza soddisfatto da questo kit di Freewell, anche perché oltre alle lenti abbiamo anche i filtri ND. Questo kit ha un costo di 129 euro circa, ma trovate il link in descrizione e ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate.